In questo video andrò a fare una reaction alla live reaction di Gaetano di Real Training Group su un video uscito nel canale di Morpheus. Per chi non lo sapesse, Morpheus è un'accademia formativa italiana che ha come formatori Fabio Valentini, Andrea Cimitan e Gianluca Bruni. E Gaetano in questa live va a contestare alcune opinioni appunto uscite nel video di Morpheus. Direi che possiamo iniziare. Buona visione. Quella di stasera sarà una live veramente altro che croccantissima, cioè qui si va proprio oltre. Se pensavate che avevamo toccato il fondo con percentuali mistiche da parte di ingegneri aerospaziali o comunque presunti ingegneri aerospaziali, non si sa perché ovviamente noi la certezza non ce l'abbiamo, o se pensavate che il fondo fosse stato toccato con le precedenti live, beh ecco, vi do una notizia: questa sera veramente supereremo ogni limite. Il video che andremo a commentare è uscito sul canale di Morpheus, che è un po', almeno da quello che ho capito, l'accademia, la scuola, insomma, non so. Da quello che ho capito, minchia, esiste da anni, comunque, va bene. Che hanno fondato e creato il ragazzo di Stealth Retail e Faber Vale. Io penso che non è raro chiudere un mese in negativo. Successo a marzo 2024, periodo in completo consolidamento, mercato che non prendeva direzionalità, chiuso in drawdown. Penso che sia normale. Ecco, magari una serie di streak di multipli mesi in drawdown può essere un segnale d'allarme, ma non è detto che la strategia abbia perso edge, altrimenti coloro che fanno buy and hold... Si parla sempre ovviamente in termini tecnici, quindi altrimenti non è detto che la strategia abbia perso legge. Quindi loro danno per scontato, queste persone, che esista una strategia che non si è capito per quale motivo abbia un suo edge. Quindi non è il trader ad avere legge, ma è la strategia. Quando invece abbiamo detto e spiegato tantissime volte che il drawdown in realtà non esiste, o quantomeno il drawdown è una condizione mentale del trader che a un certo punto perde lucidità. Abbiamo detto e spiegato tantissime volte che il drawdown non esiste. Ok, va bene, l'hai spiegato te, l'hai detto te, benissimo, è un tuo pensiero, è un tuo modo di ragionare, ci sta. Però a parer mio una strategia, a fini di marketing a parer mio viene chiamata strategia, ma comunque un'operatività, un setup o un trigger hanno il loro edge. Ci sta anche chiamarla strategia, per me è soltanto operatività, poi ci sono operatività differenti, magari eseguite dalla stessa persona, e per questo si va a riassumere con la parola strategia, ci può stare. Comunque il fatto che tu, Gaetano, l'abbia detto tantissime volte non ce ne frega una mazza. Per quanto riguarda invece il drawdown, che è una condizione mentale del trader, sì, quando ho guardato questa live ho detto minchia, anzi mi sembra ero anche uscito dalla live perché ho detto vabbè, non ha senso ascoltare questa persona perché appunto ti ho conosciuto con questa live, ti sei presentato malissimo. Poi ti ho dato una seconda possibilità, ho guardato alcuni video del canale e alla fine il video che hai fatto sul drawdown ci sta. È soltanto che hai un modo di esporti, secondo me pessimo, per stare qua su YouTube è pessimo il tuo modo di esporti, ma direi che possiamo andare avanti. Dice Mauro, io ormai non credo a nessuna di queste cose senza vedere i log ufficiali dei conti reali, altrimenti sono solo parole. Allora, devo dire, è una domanda che ci sta, accetto questa cosa, però noi con Morpheus ci siamo sempre un po' diversificati dal stare lontani dal mostrare quanti soldi facciamo col trading, perché creiamo delle aspettative che spesso sono irreplicabili, perché non... Ah, ecco perché non fanno vedere, perché creerebbero delle aspettative che altrimenti sarebbero irreplicabili. Ah, ci picchia, io che pensavo male. Invece ok, quindi ci stanno spiegando perché non fanno vedere i loro risultati. Ok, allora ci sta, è giusto, è giustissimo. tutti possono ottenere questi risultati, non sono garantiti. Se io ti mostrassi i payout, qualsiasi altra cosa, tu pensi ok, studio da te, è sicuro che ottengo questi risultati. Io ho dimostrato sia su Morpheus sia con tutti i certificati che ho che si può vivere ad oggi di prop trading. Ovvio che vivere solo di trading è stupido, però Quindi si può vivere non di trading, di prop trading, cioè di male in peggio andiamo, ma andiamo avanti. potrei farlo. E in realtà i risultati direi che ci sono E sono verificabili? e sono verificabili, potete tranquillamente scannerizzare i QR code e vederli. Attenzione, attenzione ragazzi, incredibile, a un certo punto compare un QR code, sono 3 in totale, ovviamente il video già l'ho visto. Vabbè, qui Gaetano tira un pippone assurdo, però sono d'accordo con lui, cioè se uno ti chiede un track record,
tu non mi puoi rispondere non mostriamo i risultati perché non vogliamo, perché la politica di Morpheus è in un determinato modo, e poi presentare un intero percorso facendo marketing basato principalmente su payout. Addirittura è arrivata un'email da parte di Morpheus dove usavano il padre di Gianluca come prodotto per il marketing. Mio padre è diventato profittevole, bla bla bla. Ora non è che me la ricordo a memoria, però appunto ve la lascio qui. Quindi insomma non vuoi creare aspettative, però non mi stai mostrando un track record, anzi sì, hai messo uno screen di un track record di FP Market dove non si vede assolutamente niente, però mi metti screen su payout delle prop, allora non ha senso. Come faccio a sapere che hai usato la strategia che tu mi hai insegnato finora su Morpheus? Come faccio a saperlo? All'interno di Morpheus avete parlato molto di journaling, ma lo dite o lo fate anche? Nel senso, non avete un link da condividerci? Non parlo dell'ultimo che stanno facendo Fabio e Andrea delle live di Market Outlook dove ci commentano il mercato e ci fanno il journal. No, io intendo un journal di tutte le operazioni che appunto ha preso Gianluca. Di quello sto parlando. Dato che avete mostrato payout, mostratemi che quelle operazioni sono state prese come da strategia di Gianluca, quella che vendete, no? Penso che a fini di marketing avrebbe avuto anche molto più senso, però non sono qui per commentare il vostro marketing. Però è così, ci avrei trovato più umiltà e onestà da parte vostra, però vabbè. Ultima cosa però che voglio dire è che, per chi non se ne fosse accorto, che nelle storie di Gianluca o in alcuni video tra, non so, nel canale di Morpheus, nel canale di Cimini, hanno fatto un macello, un'insalatona, non ci ho capito niente sinceramente dell'ultimo percorso con Gianluca, sono stati presentati molti certificati di FTMO e di altre prop per un totale di circa 100.000 euro. Non voglio dire che questi 100.000 euro sono stati fatti magari nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni, o magari hanno iniziato a presentare questi certificati solo ora perché prima non esistevano. Però voglio far notare una cosa: se ci fate caso, viene mostrato prima il payout di FTMO o i payout di FTMO più piccoli, e poi viene presentato l'overall payout. Ecco, questa cosa secondo me crea confusione, perché prima fai vedere i payout da 1, 2, 3k, non mi ricordo ora le cifre precisamente, e poi mostri l'overall payout, quindi il payout da 20k circa. Ma che senso ha? Mostrami direttamente quello, è inutile che mi mostri tanti piccoli payout e poi mi mostri l'overall, cioè così mi confondi e basta. Uno che è nuovo, che non sa che cavolo è l'overall payout, vede tanti payout piccoli, vede un payout grande e dice minchia, questo quanto ha prelevato da FTMO. Comunque Gianluca, complimenti per quello che hai fatto assolutamente, però a fini di marketing avete fatto un'insalatona micidiale. Andiamo avanti però. Senza esperienza e senza risultati, siete in ottime mani. Effettivamente nessuno qui dentro ha dei risultati, quindi No, nessuno ha esperienza qui. nessuna esperienza. Dovrebbero lasciar perdere, quindi. Ma io mi comprerei un bel botto a Martingale. Infatti, sale segnali. Loro qui fanno i sarcastici, ma in realtà hanno semplicemente esposto quella che secondo me è la verità, però andiamo avanti. Sì, qualcosa del genere. Meglio. Sì. Sì, Se non sì, c'era sì. Lamborghini. Tutti senza qualifiche. Quindi io penso che questo è un commento in realtà molto intelligente, perché? Perché le persone associano l'anzianità del trader alla bravura. Cioè, se adesso Gianluca avesse una barba bianca, i capelli un po' brizzolati, magari perdeva soldi da 20 anni, senza mostrare nessun payout di prop, sarebbe stato più credibile di un ragazzo under 25 che fa soldi con questa professione. Beh, in realtà l'obiezione non è che era proprio questa, cioè non è un discorso di anzianità. Se qualcuno attacca l'anzianità è perché non ci ha capito un cazzo, anzi è proprio il contrario. Io l'ho detto 1000 volte, andate a guardare i floor di Londra o di New York, a 40 anni sei pensionato, fine, quindi è una cazzata quella dell'anzianità, non c'entra. Qui il discorso delle competenze non sta tanto da ricercarsi nell'anzianità. Pienamente d'accordo, la critica non penso fosse sull'anzianità e non ha neanche un senso buttarla sull'anzianità. Poi ovvio che se un ragazzo di 18-19 anni si mette lì sulla sua Lamborghini con il suo Rolex finto o reale, quello che è, si mette a fare la storiella per venderti il corso, ovvio che ispira poca fiducia, ma come me la potrebbe ispirare uno di 40 anni con capelli brizzolati, la barbettina, eccetera, eccetera, non ha senso, che è il comportamento, è come si espone una persona. Quindi secondo me l'anzianità non c'entra assolutamente niente, possiamo anche andare avanti.
Che può Ecco, stare. anche a me potrebbe essere mossa questa, cioè Sì, anche rispetto tu a sei Enrico troppo Stucchi, giovane. E continuano poi a nominare questo Enrico Stucchi, altro personaggio, ragazzi, incredibile. Magari lo affronteremo più avanti, non è la sede stasera, però vabbè, Enrico Stucchi, grande super trader. Non si è capito che tipo di film abbia mai fatto, però vabbè, parliamo anche di lui. certo. È abbastanza difficile commentare queste riflessioni di Gaetano, anche se, come sempre, è molto molto arrogante. Quello che posso dire però è che quando ci mi intervista una persona, crea dietro a questa persona una certa aura. Dietro Enrico, come dietro a tutti gli altri trader che ha intervistato, si è creata un'aura infinita. Però personalmente, io che ho seguito Enrico sia su YouTube che sul corso di Volumetrica Training, non ho bisogno di vedere i suoi risultati, ho bisogno semplicemente di ascoltare la sua esperienza, abbastanza oggettiva su quello che riporta, per poi riportarla a grafico e imparare qualcosa. Quindi io non ho bisogno, anche se Enrico domani mi tira fuori un track record di 10.000 eseguiti, a me non me ne frega niente, non me ne frega assolutamente niente, soprattutto se fa il track record, se mostra il track record come viene mostrato da Gaetano. A me di vedere il numerino non me ne frega niente, assolutamente. Poi magari dentro la tua accademia, Gaetano, fai vedere tutte le operazioni, quello non mi interessa, ma non mi interessa assolutamente vedere il numerino, sapere che è in profitto o in perdita. Voglio semplicemente sapere l'esperienza che c'è Enrico, e secondo me Enrico ha molta molta esperienza, anche perché è anni che si espone è un parolone per Enrico, però è da anni che carica materiale su YouTube, è da anni che fa delle live gratuite, perché lui non vende formazioni, quindi non capisco il senso di attaccarlo con la tua solita arroganza. Non ho né apprezzato e sinceramente neanche capito, quindi difficile contestartela con dei dati alla mano, ma anche difficile accettare quello che stai dicendo, per me non ha senso. Un'altra cosa che posso dire è che Gaetano comunque molto spesso parla senza conoscere, a parer mio. Non sapeva neanche che Gianluca era il formatore di Morpheus anche da un paio d'anni comunque, che è formatore all'interno di Morpheus. Gianluca Bruni, che dovrebbe essere, io suppongo anch'esso, un trader. Ah, ok, quindi scusate un attimo, quindi questo Gianluca addirittura è un formatore, è un trader formatore, ok, meglio saperlo perché almeno è chiaro il concetto. Quindi ok, suppongo che la Morpheus sia gestita, o quantomeno i formatori siano loro tre, penso e suppongo. Nella live, ora non c'entra niente con questa che vi sto riportando, ma in un'altra live ha parlato appunto di Boscanico, è andato a prendere un sito web fatto nel 2017 commentando il track record di Boscanico fatto con degli screen. Questo Niku Bosca, che è questo trader grandioso del quale parla Faber Vale, eccolo qui, e questo qui. Questo è Niku Bosca, eccolo qua. Un altro trader, no? Grandissimo trader che salutano, eccolo qua. Ha dei track record ovviamente, che sono questi qua. Io ve li faccio vedere perché è importante. Eccoli qua. Quasi 10 anni fa. Ma io quando fai le live, ma non ti informi un minimo, cavolo. Stessa cosa qui con Enrico Stucchi, secondo me non ti sei informato minimamente. Hai dato il tuo commento. Per me sono tutte illazioni, però andiamo avanti. Questi ragazzi hanno bisogno di completare il ciclo di studi obbligatori anche solo per acquisire la padronanza dell'italiano. Figurarsi di insegnare a qualcuno a fare trading. PS, dove sono i conti reali certificati per convincere qualche pollo a dargli dei soldi? Sia stato, tra virgolette, già risposto da molti nostri studenti, perché Sì, ovviamente sì, sì. la maggior parte dei commenti negativi sono persone che non conoscono Morpheus, non conoscono me, non conoscono Andrea, non conoscono Fabio. Se qualcuno segue le live da tempo, sa come lavoriamo, sa perché non mostriamo log ufficiali, o meglio, io metterei tutti i payout. No, aspetta, hai appena detto che li avevamo visti poco fa, ora stai dicendo che le persone sanno perché non mostrate i log ufficiali. Cioè, allora ragazzi, ora io non però mettiamoci d'accordo, li fate vedere sì o no? Io non ho visto nulla. Cioè, perché ragazzi, è follia, è follia. La cifra, ad esempio. Mhm. Poi è ovvio che uno dice, sono tutti payout da €1. È lì che rispondi, Certo. capito? Quindi alla fine uno non lo fa per flexare, lo fa per dimostrare Che è che legit. quello che fai è legit. E secondo me è anche giusto che un formatore ti faccia vedere che riesce a fare quello che fa grazie alla strategia. Certo. Però si deve trovare un compromesso tra farlo vedere flexando e non farlo Ma vedere. infatti Non ho cosa... capito un cazzo, veramente, io faccio fatica, io non so se c'è qualcuno di voi in chat che sta... Io non ho capito, cioè bisogna farli vedere o non bisogna farli vedere? Bisogna farli vedere o non bisogna farli vedere? Ha ragione Gaetano. Poi soprattutto uno ti chiede track record certificati e tu mi parli di payout, sono due cose differenti. Poi è inutile che mi dici dimostrare che si fa soldi con la strategia. Che ne so io come operi realmente?
Anche perché mi vendi una strategia 99% meccanica, quell'1% che cos'è? L'1% che è io che clicco il mouse, a sto punto sistematico, andiamo da Unger, facciamo un bel sistematico e fine, no? Come hai fatto Cazzo. tu, la parte di profitti dalle prop Io li ho investiti. li metti sul conto personale e arrivi a Allora c'è un conto personale, ragazzi. Allora ci siamo. Ragazzi, mi sto sbagliando, sto per fare una figura di merda incredibile in diretta. Allora c'è un conto personale. Dicevo io, mi sembrava strana come cosa, Sei dai. figure. Assolutamente, questo è quello che A 6 figure, conto personale a 6 figure, ascoltate bene con le vostre orecchie. ho fatto col mio conto personale, però anche lì, secondo me la scelta più intelligente è utilizzare i soldi per slegare questi soldi dai tuoi unici profitti, slegare questi soldi dal tuo trading. Cioè esistono mercati che, tra virgolette, sono più sicuri del Forex o comunque di quello che noi facciamo. tipo investimenti netti. Vabbè, qui Gaetano deve fare il buffone. Non ha detto Gaetano, lui non è che ha detto non ho un conto personal. Sono sicuro al 99,9% che sia Andrea, che Fabio, che Gianluca hanno un conto personal. Mi sembrerebbe insensato non fosse così. Poi tra l'altro Gianluca appunto ha pubblicato lo screen di FP Market su Instagram, dimostra che ha un conto personal. Perché se no non so, ho preso uno screen da un'altra parte, non capisco. Poi tra l'altro Fabio fa da anni le live ogni venerdì per FP Market, quindi mi sembrerebbe un controsenso che lui non abbia un conto real, ma non ha proprio senso. Però qui ovviamente, come ho detto prima, secondo me Gaetano non si è informato abbastanza prima di appunto iniziare a fare questa live. ETF. Tipo Che vuol dire esistono mercati più sicuri? Ragazzi, questa è la cazzola, attenzione, la cazzola per giustificare il fatto che il conto personale non lo utilizza per far trading e quindi sta lasciando ancora più soldi sul piatto. Ragazzi, incredibile, incredibile. Non ha detto questo, però andiamo avanti. tipo Sì. investimenti in ETF, cioè parliamoci chiaro ragazzi, se uno investe nel Ah, Nasdaq, tipo Mr. Rip. Ah, ho capito. Quindi loro fanno i trader con le prop, però poi i soldi li investono come a Mr. Rip e Paolo Coletti. Ok, ho capito. Ora sì, ora mi è tutto chiaro. Ora make sense. Ok, ok. paradossalmente anche se investe a casa e compra sul massimo, a fine anno si ritrova con un profitto. Non sempre. Ovviamente non sempre. Al netto dei bear market. Vabbè, qui l'hanno corretto, hanno percepito la puttanata nucleare. Quindi tu compri, pure se compri sul massimo, a fine anno sei in profitto. Ragazzi, questo non ha idea di cosa sono i mercati finanziari, ma voi vi rendete conto e fanno formazione. Vabbè, diciamo che gli è scappata, potevano tagliarla in effetti questa parte, però ci sta. Comunque il video finisce qua, fatemi sapere nei commenti se volete, ovviamente la live dura molto di più, vengono dette più cose, fatemi sapere se volete la parte 2 o se volete una reaction al nuovo percorso di Morpheus, dato che anche lì forse c'è qualcosa da, non dico contestare, ma qualcosa a cui reagire. Detto questo, grazie per la visione, iscrivetevi, lasciate un like e noi ci vediamo al prossimo video.